Ciao a tutti ragazzi, sono Ryzen ed oggi siamo qua con una nostra vecchia conoscenza. Grazie alla richiesta che uno di voi mi ha fatto, ho deciso di realizzare il video definitivo dove spiego passo passo tutta la realizzazione di questo fantastico progetto e di questo accessorio che io personalmente uso almeno 3 volte a settimana, tutte le settimane, da quando l'ho realizzato più di un anno fa ormai. Prima di riuscire con questo progetto l'ho fallito tante volte. E inoltre dietro questo progetto c'è una filosofia, è nata proprio grazie a lui. Proprio perché seguendo molti tutorial ho bruciato tantissimi progetti, non solo di questo tipo, ho deciso che da quel momento in poi, prima di pubblicare un video sul mio canale YouTube, dovevo testarlo per almeno 1, 2, 3, 4 mesi in questo caso. Quando è uscito questo video qua, il progetto aveva già 4 mesi di vita. Giusto per mostrarvi che ho fatto davvero tante prove. Poi ad un certo punto, dietro la filosofia, la mia filosofia, cioè quella del riciclo, è vero che ho la possibilità di fallire perché ho a disposizione tantissime componenti, come potete vedere. Tuttavia il rispetto del riciclo, il rispetto del ridare vita a qualcosa e di poterla utilizzare con frequenza va al di là di questo. In pratica non salvo qualcosa dall'immondizia per poi buttarcela io. Quindi dietro questo progetto c'è davvero tantissimo studio. Sarà un video mirato alla realizzazione di questo progetto qua. Vi eviterò altre cose che non vi servono a niente e vi parlerò chiaramente di tutti i pro e di tutti i contro in cui potreste incorrere qualora non facciate le cose nel modo giusto. Iniziamo subito il nostro video. Cameraman? Dunque, iniziamo subito col vedere se il nostro alimentatore funziona. Quello che dovete fare è prendere il connettore principale e creare un ponte tra il filo verde e il filo nero. Infatti il filo verde è quello che si occupa dell'accensione. Io ho utilizzato una graffetta, gli ho tagliato la punta e ho creato un ponte tra i due. Adesso potete attaccare la corrente e vedere se il vostro alimentatore si accende o no. Se la ventola si avvia, vuol dire che è tutto ok. Spegnete il tutto e aspettate almeno 5 minuti. I modelli più vecchi, come questo, potrebbero avere dei condensatori che più che farvi del male, fanno del male all'alimentatore stesso. Se si crea un corto qua dentro, dovete buttarlo. Una volta trascorsi i 5 minuti andremo a rimuovere le 4 viti che ci permetteranno di accedere all'interno del nostro alimentatore. Adesso inizia il progetto vero e proprio, e cioè il recupero dei fili. Il verde andrà attaccato al nero. Molti ci attaccano un pulsante, ma è inutile perché per l'accensione è già previsto un pulsante e si trova già di fabbrica. Vi basterà staccare questo e trasferirlo nel nuovo case. Anche se in questo caso, essendo un alimentatore molto vecchio, come potete vedere ha davvero pochissimi cavi. Quindi potenzialmente qua sopra ci si può attaccare i connettori a banana senza comprometterne la ventilazione. Adesso vi faccio vedere
un altro tipo di alimentatore ATX dove invece è sconsigliabile attaccare i connettori a banana direttamente sul suo case. Inoltre vi faccio notare questa cosa qua. Come potete vedere, l'alimentatore ha solo 3 cavi. Non tutti gli alimentatori sono così. E come potete vedere ancora una volta, qua c'è un fusibile. Tutti gli alimentatori ne hanno uno. Ma adesso vi spiegherò perché vi sto facendo notare questa cosa. Questo qua è un altro alimentatore ATX. Oltre al numero di cavi visibilmente maggiore, andiamo a vedere che questo ha una scheda dedicata all'alimentazione. Se volete risparmiare dei soldi e non dover acquistare obbligatoriamente un fusibile, relativi fusibili, oppure una presa munita di fusibile, vi consiglio di salvare questo circuito. E cioè, in questo caso, è sconsigliabile mettere i connettori a banane all'interno del case stesso perché la quantità di cavi è ingombrante, inciderebbe sulla ventilazione e l'alimentatore vi si brucierebbe in meno di un mese. Inoltre, se l'alimentatore ha queste cose all'ingresso, una motivazione c'è. Serve al corretto funzionamento. E da quello che ho potuto notare, se le rimuovete, o nel caso specifico quando io da inesperto le ho rimosse e le ho sostituite con un fusibile, il fusibile va calcolato sull'alimentatore specifico e quindi non c'è una misura standard da poter dare a tutti. Morale della favola, utilizzate l'alimentatore per come è stato congegnato. E questo vi farà anche risparmiare parecchi soldi, visto che un interruttore di questi costa più di 3 euro. Vi allegherò comunque tutti i link qua nella descrizione, qualora foste interessati comunque all'acquisto. Anche questo alimentatore ha un fusibile e quindi gli alimentatori in sé per sé nascono già protetti dagli sbalzi di tensione. Quella che viene fatta da noi, tra virgolette, è una modifica ulteriore che potrebbe andare a peggiorare tutta la situazione. Ma torniamo all'alimentatore che abbiamo preso in considerazione. Come potete vedere, ci sono vari cavi. Volendo al cavo grigio gli si può collegare una resistenza da 200 ohm e un comunissimo LED. Quando andate ad accendere il dispositivo vi dà un ritorno luminoso. Tuttavia, per farvi risparmiare anche i soldi del LED, vi dico già che se fate l'alimentatore con la possibilità di regolazione di tensione, non consumate soldi nei LED perché quando l'alimentatore è acceso vi si accende lo schermino. Ed eccovi qua la dimostrazione di quello che stavo dicendo. Io il LED ce l'ho qua di lato. È totalmente superficiale, ce l'ho messo perché faceva estetica. Poi col tempo mi sono detto che comunque avrei potuto utilizzarlo per altri progetti. Comunque, quando andiamo ad accendere l'apparecchio, oltre a sentire il rumore della ventola, l'indicatore LED della tensione regolabile si accende, quindi sappiamo con assoluta certezza che è acceso. E per gli sbadati o gli smemorati sarà molto più facile andare là e staccare il tutto. Torniamo ai cavi. Ora, andando ad ispezionare i cavi, possiamo vedere subito una cosa. Tutte le tensioni più affidabili hanno più di un filo colorato. Per esempio, il filo arancione è per i 3,3 watt, il filo rosso è per i 5 watt e il filo giallo è per i 12 watt. I meno 12 watt abbinati ai più 12 watt daranno 24 watt, che se non bruciano il vostro alimentatore bruceranno qualunque cosa ci alimenterete. Questi alimentatori non nascono come caricatori, non sono ottimizzati, pertanto se il vostro intento è di buttare tutti i caricatori che avete sparsi per casa e di utilizzare un unico prodotto, no.
butterete anche il prodotto che volete utilizzare e brucerete lui. Sicuro, 100%. Ne ho bruciati tanti facendo così, cercando di utilizzare tutte le tensioni. E alla fine mi sono rassegnato, tra virgolette, ad utilizzarlo fino ad un massimo di 12 watt. E non per niente questo progetto sta ancora qui. Quello realizzato da altri è sparito subito dopo. Vogliate darmi qualche punto, almeno sulla credibilità, se non sul mio prestigio, visto che ho pochi iscritti al canale ancora. Morale della favola, quei cavi là li dobbiamo eliminare tutti. Prendiamo delle forbici, andiamo verso la base e zac. Una volta intercettato il cavo che non abbiamo intenzione di utilizzare, andate raso raso e lo tagliate via. Una volta fatta questa operazione andiamo a liberare tutti i cavi insieme, sia quelli dei connettori e sia quelli del connettore più grande a 20 o a 24 pin. E li tagliamo tutti. Fateli un po' lunghi o perlomeno regolate la lunghezza dei cavi in base a quello che vi servirà. Ora, quello che bisogna fare è raggruppare tutti i fili dello stesso colore. Prima di iniziare con raggruppare tutti i fili, però, mettiamo da parte un filo nero, il filo verde, due fili gialli che sono la tensione di 12 volt che andremo ad utilizzare per la tensione variabile e un altro filo nero. Il resto li raggruppiamo per colore e li uniamo tutti insieme, così creiamo qualcosa di più ordinato. Potete utilizzare questa tipologia di connettori. Questa tipologia di connettori, per esempio quelli degli stereo. Questa tipologia di connettori, detti anche connettori a banana. Questa tipologia di connettore che ha sia l'ingresso per i connettori a banana e sia svitando ha un ingresso per pinzare il filo dentro. Cercherò di farvi un primo piano. Bingo. E sono molto comodi, io li uso nella tensione variabile generalmente. Se invece volete risparmiare soldi, utilizzate questi. Facili da trovare, costano pochissimo, intuitivi. Prendete, ci inzippate l'ingresso e in uscita vi uscirà la tensione. Fine. Io per comodità utilizzerò questi ultimi, ma prima andiamo a spellare tutti i cavi. Così è come si presenta una volta che abbiamo spellato tutti i cavi e li abbiamo raggruppati. 12, 5, 3,3, tutti negativi. Probabilmente vi state chiedendo perché bisogna utilizzare tutti i fili. Ve lo spiego nella maniera più semplice possibile. Come potete vedere, questi qua sono tutti i connettori di un alimentatore. Dunque non è propriamente corretto, ma ve lo spiegherò in questa maniera perché è la maniera che meglio descrive come funziona in realtà un alimentatore. Questo cavo qua, una volta attaccato alla scheda madre, dà i comandi. Questi cavi qua li eseguono alimentando quello che ci connettete. Se non utilizzate tutti i cavi, avete una perdita di potenza sul singolo cavo. Morale della favola, vi capita quello che è capitato a me con questo alimentatore qua. In realtà, io nella parte variabile della tensione ci ho attaccato un solo cavo da 12 volt. E come potete vedere, non mi regge 12 volt, ma ne legge 11,3.
e quando ci attacco comunque qualcosa, il carico cala ancora di più. Ora questo per me non è un problema, visto che lo uso per un massimo di 6 o 9 volt. Però se lo utilizzate su tutte le tensioni un singolo cavo, beh, non create qualcosa di stabilizzato. In questo caso non mi dà problemi perché essendo regolata io la tengo sempre a meno dei 12 volt e quindi non dovrebbe mai dare problemi e non me li ha dati finora. Tuttavia, se voi continuate a fare questi continui sbalzi di carico sul vostro alimentatore e avete seguito tutto alla perfezione, allora probabilmente l'alimentatore non è buono. E indovinate un po'? Brucia. Andiamo ad accenderlo. Voi ovviamente non fate sta cosa. Chiudetelo prima. La ventola funziona. E ora andiamo a verificare il funzionamento delle tre tensioni. I 3,3, perfetto, i 5 e i 12. Come avete potuto notare, la 12 volt non è perfetta. In questo caso, questo alimentatore qua ha questa specifica nel suo libretto personale. Se avete la fortuna di averlo, date sempre una lettura alla TX che state per andare ad utilizzare. Se invece verificate questa cosa, valutate con attenzione se può andarvi bene o se è il caso di utilizzarne un altro. Ora per me questo è un video esemplificativo, quindi procederò comunque, ma voi fate ben attenzione. Non tutti gli alimentatori hanno questa caratteristica. Le altre due tensioni invece, come avete potuto vedere, erano perfette. Adesso vi mostro la differenza di cui stavo parlando, perché questo alimentatore che io ho utilizzato, se vado a misurarne i 12 volt, sono effettivi. Ecco qua. Dunque, arrivati a questo punto, andremo a realizzare la parte variabile. Però, come avete già potuto vedere, ci sono delle cose che potrebbero non andare per il verso giusto. A questo punto ti prego di scrivermi nei commenti se sei interessato a vedere un altro video dove realizzo un altro tipo di alimentatore variabile, molto più stabilizzato, con il contatore per gli ampere. Infatti in questo caso non ha senso metterceli perché ogni volta che supereremo una soglia, questo lo bruciamo. E il misuratore per ampere ha un costo più alto ovviamente ed è una spesa che da abbinare ad un alimentatore ATX non ha senso fare. Quindi scrivemelo qui sotto nei commenti. Per la parte variabile avremo bisogno di un variatore di tensione e poi di un voltmetro. Vi faccio un bel primo piano così ve lo segnate. Questo è il nostro variatore di tensione, l'LM 2596. L'unica modifica che andrà fatta a questo dispositivo è dissaldare questo potenziometro e sostituirlo con questo qua, B100K. Questo è il voltmetro consigliato per i progetti dove la tensione deve essere variata. Come potete vedere ha 3 fili. Questo giallo potrebbe essere o giallo o bianco. Questo è quello che va a leggere la tensione in uscita. Questi due vanno in ingresso e servono semplicemente all'alimentazione dello stesso. Se invece prendete questo tipo di voltmetro, come potete visivamente vedere, ha solo 2 cavi e potete collegarli all'uscita per misurare la tensione,
ma sappiate che questo qua è alimentato a 3,5 volt, quindi fino a quando la vostra regolazione non toccherà quel voltaggio, sappiate che questo schermo non si accende. Quindi praticamente non potete misurare le tensioni al di sotto dei 3,5 volt. E adesso diamogli di stazione saldante. Dunque, andiamo a bloccare con una pinza il potenziometro picciolino. Andiamo a dissaldare i 3 pin. E adesso andremo a saldarci i sostituti, le prolunghe dei cavi. Per riprese del genere, datemi dei consigli qui sotto nei commenti. Ho moltissima difficoltà a riprendere le saldature. Eppure è da un annetto che mi sto allenando su piccolissimi circuiti elettrici. Il vostro consiglio sarebbe provvidenziale, sia per i miei video sia per la mia schiena. Adesso andiamo ad effettuare la saldatura sul nostro potenziometro più grande. Giusto per dissipare ogni vostro singolo dubbio, io i fili li attacco così. Metto questo in questa posizione, i 3 fili escono così e rispettivamente li attaccherò nello stesso ordine sui pin del potenziometro, che è posizionato in piedi. Così leviamo ogni dubbio e siamo tutti più contenti. E dopo aver messo la guaina termorestringente, andiamo a saldare. Il blu centrale e l'ultimo filo. Ecco fatto. Ora finalmente sarà possibile collegarli. Dunque, nell'ingresso IN andremo a mettere il filo giallo portatore della 12 volt unito al filo rosso del nostro voltmetro. Il filo nero del voltmetro andrà collegato al negativo che abbiamo salvato dal nostro alimentatore. Io cercherò di non fare la saldatura perché non voglio utilizzare poi questo alimentatore. Voi ovviamente saldate tutto e di conseguenza nell'IN andremo ad inserire in quello positivo il filo giallo con il filo rosso del voltmetro e nell'IN meno andremo ad inserire i 2 fili neri, uno del voltmetro e uno dell'alimentatore. Semplicissimo. Adesso ci occupiamo dell'uscita. In uscita, insieme al nostro cavo positivo, andremo ad unire il cavo giallo o bianco del nostro voltmetro. Questo ne decreterà la capacità di misurare la tensione in uscita. E lo mettiamo in output più. Dopodiché al negativo ci mettiamo un comunissimo cavo senza attaccarci nulla più. Ok, dopo aver messo in moto il tutto, andando ad agire sul potenziometro, possiamo far salire la tensione. E come vedete, tutto funziona. Ora vado a levare il LED se non lo brucio e vi faccio vedere che teoricamente nella tensione in uscita regolabile dovremmo ottenere una tensione stabile, che era la tensione che per l'appunto avevamo prima. Quindi guardate qua, 11.7/8. Perfetto. E con questo abbiamo concluso
anche la parte variabile del nostro alimentatore. Bene, con questo abbiamo concluso il nostro progetto. Ho tagliato il meno possibile in maniera tale che vi sia il più possibile utile. Se il video vi è piaciuto e se pensate che io sia bravo a spiegare, condividetelo pure con i vostri amici. Se invece non lo pensate, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Questo progetto è stato realizzato grazie alla richiesta di uno di voi e vorrei sottolineare il fatto che sono disponibile per tutti quanti nel mio piccolo a soddisfare, diciamo, la loro sete di conoscenza per quello che posso. Non solo in questo canale voglio imparare, ma una volta che ho imparato, se ho la possibilità, divido con voi la mia conoscenza e mi fa anche molto piacere farlo. Che dire, è stato... ma alla fine abbiamo concluso il tutto. Noi ci rivediamo presto qui su Mixtube con un altro video. Ciao, da Ryzen. Ma da quanto sto registrando?